Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Che cosa hanno in comune un documento notarile del 960 d.C., un copione teatrale del 1753 e una canzone pop del 2025? La risposta è semplice: la dislocazione a sinistra con ripresa pronominale. Iniziamo dalle nozioni di base. In italiano l'ordine basico è soggetto, verbo, oggetto. Questo vuol dire che per costruire una frase devo seguire questo ordine in italiano. Quindi al primo posto metto il soggetto, al secondo posto metto il verbo, al terzo posto metto l'oggetto, che può essere diretto o indiretto. Questo è il punto di partenza per costruire una frase in italiano. Per esempio, io spiego la grammatica, voi guardate un video. Questi sono due esempi di frasi semplici che seguono l'ordine soggetto-verbo-oggetto. Questo ordine, però, può essere modificato per esigenze comunicative. Ad esempio, se io dico Vittoria ha risposto al telefono. Vittoria ha risposto al telefono. In qualche modo sto descrivendo quello che è successo. Se invece sposto il soggetto, per esempio, e dico ha risposto Vittoria al telefono, voglio evidenziare chi ha svolto l'azione di rispondere. Ha risposto Vittoria, non Giuseppe. Vediamo un altro esempio. Vado in farmacia. Questa frase ha un ordine basico: soggetto, seppur sottinteso, perché in italiano è molto frequente non dire il soggetto, perché è facilmente comprensibile dalla coniugazione del verbo. Diciamo vado in farmacia e questa frase comunque rispetta l'ordine soggetto, verbo, oggetto. Posso dire non ti preoccupare, vado io in farmacia. Qui che cosa ho fatto? Oltre a dare un po' più di contesto alla frase con non ti preoccupare, ho spostato il soggetto dopo il verbo. Non ti preoccupare, vado io in farmacia. Sottolineo che sono io ad andare in farmacia, non tu. Se hai da fare, se sei impegnato, vado io in farmacia. Quindi per enfatizzare questa informazione è necessario spostare il pronome soggetto e metterlo dopo il verbo. E se spostiamo il pronome soggetto dopo il verbo, questa è chiamata dislocazione a destra. Dislocazione significa spostamento. Quindi sposto il pronome a destra dalla sua posizione originaria, che è a inizio frase. Però che cosa succede? Posso anche spostare un elemento che è alla fine della frase e metterlo all'inizio della frase. In questo caso la dislocazione diventa a sinistra. Quindi, per ripetere lo stesso esempio, posso dire non ti preoccupare, in farmacia vado io. Quindi in questo esempio abbiamo entrambe le dislocazioni, sia quella a destra che quella a sinistra. Se hai da fare, se sei impegnato, in farmacia vado io. Quindi in questo caso voglio enfatizzare non solo chi compie l'azione, ma anche dove va chi compie l'azione. In farmacia vado io. E poi un ultimo passo verso una frase molto più informale è quello di aggiungere anche la ripresa pronominale nella dislocazione a sinistra. Quindi posso anche dire in farmacia ci vado io. Non ti preoccupare, in farmacia ci vado io. Che cosa è successo? Ho spostato. Come prima cosa partiamo dal soggetto. Ho spostato il pronome soggetto dopo il verbo per sottolineare chi compie l'azione. Io, non tu, io. Ho fatto anche un'altra cosa. Ho spostato l'oggetto della frase, in questo caso il complemento di luogo, quindi un oggetto indiretto, all'inizio della frase.
in farmacia, per enfatizzare anche il luogo dove è diretta la mia azione. E non sono ancora contenta perché dopo l'oggetto indiretto metto anche il pronome locativo ci, che è una ripresa dell'oggetto indiretto, perché voglio sottolineare, voglio enfatizzare. Sapete che la comunicazione informale nella lingua parlata è molto enfatizzata. Quindi tutto questo per dire che c'è un ordine basico della frase e a quello dobbiamo fare riferimento sempre. Però quando parliamo possiamo spostare i costituenti della frase per enfatizzare una certa informazione o per dare un certo significato a quella frase. Per chi ha visto il primo episodio della serie Come nasce l'italiano, sappiamo che questa abitudine non è nata ieri, ma è presente nella lingua da tanto tempo. E infatti il primo esempio che noi abbiamo della dislocazione, il primo esempio noto della dislocazione a sinistra con ripresa pronominale è proprio l'esempio della frase che troviamo nel Placito di Capua, un documento notarile del 960 d.C. La frase in questione è: quelle terre le possedette il monastero di San Benedetto. L'ordine basico della frase sarebbe: il monastero di San Benedetto possedette quelle terre. Ma siccome quelle terre sono al centro della disputa di territori che viene poi placata da questo documento, quelle terre è messo spontaneamente all'inizio della frase, proprio perché rappresenta quelle terre l'informazione principale della comunicazione in quel momento. La stessa cosa succede anche in molti esempi, adesso qui ne cito solamente uno, nell'opera teatrale La locandiera di Carlo Goldoni del 1753, in cui Mirandolina dice nell'atto primo, scena 9, a maritarmi non ci penso nemmeno, cioè a sposarmi non ci penso nemmeno. A maritarmi si trova all'inizio di questa frase proprio perché in quel momento è un'informazione rilevante per la conversazione o nel contesto della storia, perché Mirandolina è proprietaria di questa locanda e ha molti contendenti che però lei non vuole sposare perché ovviamente perderebbe un po' la sua indipendenza, no? Quale sarebbe l'ordine basico della frase? Io non penso a maritarmi. E invece lei dice a maritarmi non ci penso. Sposta il complemento indiretto della frase all'inizio e poi riprende quel complemento indiretto con un pronome. Un altro esempio che vi posso fare, arrivando a noi, è una canzone del 2025 che si intitola Questa domenica di Olly e gli abbonati del canale la conoscono già perché l'abbiamo analizzata qualche mese fa insieme. Oggi per noi la frase interessante è questa: certe cose non le ho mai dette a nessuno. L'ordine basico della frase sarebbe: non ho mai detto certe cose a nessuno. Ma siccome qui certe cose sono per il cantante dei segreti o delle emozioni importanti che tiene per sé, vengono messe in rilievo, vengono portate all'attenzione di chi ascolta. Quindi tutto ciò che il parlante mette all'inizio della frase in un ordine marcato, quindi che è diverso dall'ordine basico, è per mettere in rilievo quella informazione, perché evidentemente è importante nel contesto in cui si è, o comunque è rilevante ai fini della comunicazione in quel momento. Ovviamente io vi ho fatto degli esempi di testi, ma sono tutti testi che come obiettivo hanno quello di
riportare o riprodurre il parlato. È il caso della testimonianza, che deve essere fedele alle parole pronunciate, per motivi legali, ovviamente. È il caso della sceneggiatura teatrale, che riporta cosa dice ogni personaggio perché ogni battuta deve essere interpretata a voce su un palco. Ed è anche il caso del testo della canzone che deve essere cantato. Questo è tutto per oggi, però io vi chiederei di lasciare nei commenti qui sotto, se avete sentito degli esempi di questa struttura, di scriverli nei commenti qui sotto. Quindi vi chiedo di fare mente locale su tutte le cose che avete sentito o letto ultimamente e vedere se riuscite a recuperare un esempio della struttura di cui abbiamo parlato oggi. Grazie mille per aver guardato questa lezione. Io vi do appuntamento a sabato perché ci vediamo per il nostro gruppo di studio in diretta sempre qui su YouTube alle 5:30 del pomeriggio ora italiana e poi vi do appuntamento a mercoledì prossimo per l'episodio 2 della serie Come nasce l'italiano e quindi ci vediamo presto. Vi auguro un buon proseguimento. Ciao!